odore fantastico. Cioè, oddio, odora tantissimo, mettici la testa. Vai. Unboxing Made in Italy. Ebbene sì, dopo una lunghissima attesa, finalmente l'unboxing Made in Italy è tornato. Eravate, vero, in trepidante attesa che questo format riapparisse su questo canale. Ma per ogni cosa che ci viene data, qualcosa ci viene tolto. Ebbene sì, per la prima volta abbiamo in esclusiva questo format senza la porta. Ho deciso in via temporanea quindi di istituire un green screen aziendale. Quindi sì, tutto quello che viene detto in questa stanza adesso risuona nell'intero studio, ma quantomeno in questo video ci sarà occasione in fase di montaggio di burlarsi di me inserendo cose strane appunto alle mie spalle. Ma passiamo subito al primo pacco di un format il cui obiettivo è, per chi fosse attraccato qui per la prima volta, mostrarvi alcuni prodotti nell'ambito cancelleria e fai da te di pregio Made in Italy realizzati da artigiani e aziende italiane. Il primo pacco ce lo manda Marco Romano, un ingegnere meccanico che ha creato il contenuto di questo pacchetto. Andiamo a scoprirlo. Wow, soft touch. Il contenuto della scatola è Helix Pen. È una penna fatta apposta per il fidgeting, che è una delle mie più grandi passioni. Ma che ve lo dico a fare, qui sul mio tavolo è pieno di oggettini per fare fidgeting, perché io tutto il tempo altrimenti starei a mangiarmi le dita. Per cui andiamo a vedere di che si tratta. Wow, oddio, sono già innamorata. Ok, c'è del magnetismo. Oddio, che strano. No, scusate, prima che sembri sotto effetto di droghe, vi giuro che c'è qualcosa che mi stranisce nella meccanica di questa penna, perché quando tiro sento una forza contraria, che c'è qualcosa di magnetico forse. Ah, ho capito! Ma certo! Ho appena capito una cosa da sola. La mia piccola mente è riuscita ad arrivare a questo. Guardate. Vedete che gira? Ma è un sogno. Dovete sapere che sul sito di Marco ci sono anche una serie di guide e trick su che cosa si può fare con questa penna. In breve, dando un mezzo scatto la si chiude, allo stesso modo la si apre e una volta aperta, oddio, è super soddisfacente! C'è una sorta di resistenza o di inerzia che ogni volta che tenti di infilare e sfilare il tappo dà un piccolo contraccolpo che è bellissimo. Li sto tenendo lì in sottofondo e pian piano li sto imparando. Questo è un altro. È bellissimo! Sono innamorata. È il mio nuovo giochino spassosino preferito. E insieme alla penna è arrivato anche un piccolo case. Bellissima. Sono molto sono felicissima di poter finalmente proclamare Helix Pen, l'ennesimo fidget spinner sulla mia scrivania. Allora, questo non è uno spinner, è una penna e ne vado estremamente fiera perché è made in Italy ed è super soddisfacente. Però aspetta. Ups. Bene, vi ricordo che il link al sito dove potete trovare Helix Pen, ma anche tutti i prossimi prodotti che vedrete all'interno di questo unboxing, lo trovate qua sotto in descrizione. Infatti l'obiettivo di questi video è quello di supportare la piccola imprenditoria italiana, e se in questo periodo festivo state pensando a dei regali e per caso io dovessi farvi scoprire qualcosa di bello che vi piacerebbe regalare, sarò molto felice di averlo fatto. Passiamo quindi al prossimo pacco. Il prossimo pacco ce lo manda Ecco Emporium. Passiamo dai pacchini ai pacconi e questo richiederà anche dell'impegno per capire come aprirlo, soprattutto perché ho sempre paura di aprire pacchi finendo per danneggiarli in qualche modo. Wow, ma che odore di foresta! Tolgo un po' di autunno. Ed eccoci qua. Gentile Francesca e collaboratori, grazie di cuore per averci apprezzato e coinvolto nel video di unboxing. Con questo pacco ti portiamo con noi dove andiamo a raccogliere spesso le idee che poi trasformiamo nei manufatti. Siamo fra i boschi dunque, dove querce e castagni osservano il mare sull'alta via delle Cinque Terre in Liguria. Qui la mente trova il silenzio e si forma dentro uno spazio che serve da tela alla creatività. Ti invitiamo ad accendere l'istinto animale, a toccare, annusare e perlustrare un po' il sottobosco per coglierne i doni e le unicità. Firmato Ecco. Oddio, ma questo è il pacco più bello che abbia mai ricevuto. Ma come? Guarda, ma stiamo scherzando? No, deve venire qualcuno. Conrad, devi venire. Devi vedere questo pacco. Non posso vederlo io da sola. Non posso vederlo io da sola. Ok, no, è strabello effettivamente. Aspetta, vuoi che ti aiuto? C'è pure una castagna. Questa la diamo allo scoiattolo che sta qui fuori. Ma poi mi si attaccano addosso. Guarda che anche i pacchettini sono carinissimi. Tu immagina una persona che per Natale gli arriva questo. È un sogno. In effetti è davvero un bel regalo. Bellissimo. È un'esplorazione. Ma guarda che ha anche un bellissimo odore. Ha un odore fantastico. Cioè, io voglio fare questo. Oddio, odora tantissimo. Mettici la testa. Vai. Ah, sa di te. Tipo di camomilla.
Nuovamente disclaimer, nessuna droga è stata assunta per fare questo video, né prima né dopo. Ok, ti sistemo il... Bene, avendo esplorato la bellezza dell'interno del pacco, cominciamo da questa scatolina qua. Ma che dolcezza. No, vabbè, ma che stiamo dicendo? Bellissima. Pregiati quaderni magici. No, beh, ma che dici? Oddio! Esplodo! Calmi tutti. Innanzitutto, ragazzi, grazie. Grazie per la cura che avete messo in tutto questo. E ogni tanto, quando io pubblico questi unboxing made in Italy, raramente ma succede, c'è sempre qualche commento che sottolinea il mio eccessivo entusiasmo per questi lavori, sottolineando come a volte le reazioni possano essere falsate, accentuate. Però quello che ci tengo a farvi capire è che il mio entusiasmo è veramente genuino. Perché quando ti arriva una cosa così, tu sai che non è il frutto di un processo industriale deciso a priori, dove macchine fanno cose in modo ripetitivo e alla fine ti arriva in mano una cosa uguale a come ce ne sono altre 100.000 nel mondo. Ogni sottile dettaglio di questi prodotti e del modo in cui sono stati concepiti, impacchettati e recapitati è stato fatto e pensato da una o più persone, una mente, un essere umano. Quindi l'entusiasmo che io posso dimostrare è una briciola in confronto a quello che sento che in realtà dovrei comunicarvi. Scusate, mi sono disattivata per 2 secondi, soltanto per farvi capire l'impatto che ha questa cosa sul mio cuoricino. Va bene, riprendo il video. Dentro il pacco ci sono 2 quaderni di taglia L con diversi tipi di carta. I tessuti provengono da Olanda e Portogallo. Un quaderno di taglia M in carta 100% riciclata, tessuto wax dal Senegal. Un album da disegno in taglia M in carta da disegno Modigliani da 145 grammi al metro quadrato. Un quaderno di taglia XL in carta Favini Crash Agrumi da 120 grammi, con paraspigoli di bronzo e tessuto giapponese 100% cotone. Infine un set di bigiotteria quadernifica abbinato con il pavone in tessuto giapponese. Sono innamorata. Nell'ultima pagina di ogni quaderno si trovano segnati gli ingredienti con cui è stato fatto. Ogni pezzo è unico e al contrario della produzione industriale che tende all'omologazione, qui si celebra l'unicità di ogni pezzo e la diversità nell'esperienza di chi lo vive, della biodiversità, della biomimesi. La cosa che adoro di più è che questi design sono tutti diversi e ognuno in questi può scoprire una sua preferenza. Ora sicuramente questi andranno anche al resto dei collaboratori, ma vi dico già in anticipo quale sarà il mio. Mi ha scelto, mi ha chiamato. Grazie ancora a Diego, Arianna, Ingrid e Ginevra di Ecco Emporium. Vi ricordo che trovate tutti i link qua sotto in descrizione e passiamo al prossimo pacco. Il prossimo pacco è grossino e ci arriva anche questo dalla Liguria. È strapieno di roba. Vieni a me. Eccoci qua. Questo pacco ci arriva da Color Velvet. Color Velvet è appunto un'azienda che nasce in Liguria e produce un prodotto molto particolare che sono i poster in velluto da colorare. E oggi su questa scrivania ce ne sono veramente tantissimi. Più che altro ce ne sono tantissimi formati e dimensioni. Io pensavo ci fossero solo i poster, come ad esempio questo, ma in verità c'è anche il notebook, cartellina per foglie e disegni e anche il quadernone ad anelli. Poi ci sono i poster ma molto molto più grandi. Tra l'altro adoro il fatto che i posteroni arrivino impacchettati già col set di pennarelli, perché effettivamente essendo superfici grandi da colorare ci sta che serva un set apposta. Ma io lo noto adesso, ma questo è tipo un super rospo mandala. Ma wow! Questo dovrebbe avere un posto dedicato. Adesso un posto glielo troviamo, La cosa che distingue questi poster da degli album da colorare, ad esempio, è il fatto che una volta finita l'opera, per via del cartoncino, per via della superficie in velluto e anche un po' del formato, perché vedete con questi angoli smussati, belli resistenti, diventa anche una cosa che si può appendere in casa, ad esempio. Oltretutto, essendoci appunto questi bordi in velluto, si ha la possibilità di colorare dentro i margini senza particolari problemi. Carini anche questi pennarelli con la punta a pennello. Ringrazio gli amici di Color Velvet che me li hanno mandati, perché con questi è molto molto comodo colorare all'interno dell'area. E poi questo tipo di poster dà queste vibes anni 90 e hanno comunque un'estetica molto singolare, molto riconoscibile. Sicuramente un bel passatempo il fatto che i bordi siano in velluto, quindi abbiano uno spessore, fa sì che devi concentrarti molto sul colorare ogni area singolarmente, non puoi fare tipo E secondo me questa cosa contribuisce al relax complessivo, il fatto di dedicarsi con cura a ogni piccolo mattoncino. Poi la cosa carina è che ti danno anche il riferimento di come potresti volerlo fare, ma poi in realtà sta a te. Infatti secondo me io la Vespa la farò tipo o rossa o gialla. E comunque non dimentichiamoci di una parte molto importante, che è la componente ASMR, che è questa.
Il velluto ha sempre il suo fascino, non lo si può negare, e poi crea questo spessorino che è proprio soddisfacente da toccare. Vi ricordo il link in descrizione e passiamo al prossimo pacco. Il prossimo pacco ce lo manda Say Paper. Come dalla scatola si può intuire, che bello. E voilà. Carissima Francesca, il nostro è un giovane brand che si occupa di stationery, oggettistica e puzzle di qualità. Mi piace pensare al nostro store come un contenitore di prodotti di design su carta. Dai quaderni ai planner alle decorazioni da parete, tutto è stato selezionato con cura e realizzato nel rispetto del mondo in cui viviamo, da realtà creative e indipendenti che abbiamo accuratamente scelto. Ecco la selezione di prodotti presente nel pacco. Un'agenda di The Completist che realizza tutto a Londra su carta riciclata. Un quaderno dallo stile Jungle made in France e uno a righe realizzato in Danimarca, tenuti insieme da uno dei nostri elastici portapenne. Un matitone giapponese Oto tra i primi inventori della penna a sfera. Bellissimo. Finalmente Eloisa non sarà l'unica a possederne uno. Una penna a punta ultra fine, la penna Days, con delle bellissime scritte in francese, una per ogni giorno della settimana. Delle penne doppia punta, fine liner e brush, made in Japan in vari colori racchiuse in un astuccio che più rosso non si può. Un mix di iconiche Blackwing e c'è anche l'edizione limitata dedicata a Basquiat. Sono felicissima, queste adesso si aggiungono subito alla mia collezione, bellissime. Questa, ragazzi, è veramente tanta roba. Un set di matite colorate a olio che sono pazzesche, un set di acquerelli con un packaging bellissimo e pennelli di varie tipologie. Il problema coi pennelli è che veramente non bastano mai, e poi questi con le setole bianche mi fanno impazzire. Che bellissimi, grazie. Accessori come washi, stickers, una spilletta super cool. Io non lo so se c'è veramente bisogno che vi spieghi quanto ami le spillette metalliche, sono troppo belle. Ora questa si fonderà con me e non mi lascerà mai. Certe spillette belle, ma magari non sui maglioni, ma chi lo decide? Chi decide le regole, eh? È una bellissima farfalla da appendere alla parete, coloratissima e facilissima da montare, realizzata con cartone riciclato e inchiostri vegetali. Grazie veramente ai ragazzi di Say Paper per tutta la bellissima selezione di prodotti. Si vede che mettete davvero tanta amore, tanta cura in tutto quello che fate, anche perché queste sono quelle chicche, no? Il bigliettino all'interno del pacco Say Paper, poi lo giri, potrebbe esserci qualsiasi cosa, ma c'è un weekly planner. Queste sono le cose studiate, queste sono le persone. Calmati. Prossimo pacco. Questo pacco ce lo manda Leonardo, Officina Italiana. Stiamo calmi. Sono emozionatissima. Cosa sta succedendo? Sento delle cose pesanti. Oh no, sono innamorata. Leonardo Officina Italiana è un laboratorio che da 45 anni si occupa di realizzare strumenti per scrittura ed è un'eredità che si trasmette attraverso la famiglia. E quella che c'è oggi dentro questo pacchettino è uno dei frutti del lavoro di questa bellissima famiglia. Wow! Questo è il pennino Fude e non so se riuscite a vederlo bene, ma la punta di questo pennino è piegata all'insù. A un primo sguardo ignorante, come potrebbe essere il mio, sembra rotta, ma in realtà con la punta di questo pennino una mano esperta è in grado di fare cose che noi umani non possiamo neanche immaginare. E insieme a questo pennino mi è arrivata anche una bellissima boccetta d'inchiostro noce moscata. Mi piace tantissimo questo colore turchese del pennino, è veramente bello. La punta Fude è di ispirazione giapponese, perché Fude in giapponese per l'appunto vuol dire pennino per scrittura, se non erro. Nel caso dovessi sbagliarmi qui dietro nel montaggio apparirà qualcosa per correggermi. E le finiture di questa penna sono bellissime. Anche questa sezione trasparente proprio qua, così piccolina, è fantastica. Mi piace tantissimo. Però io voglio sapere come si carica. Comunque un plauso anche alla confezione, perché guardate che bella. Io sono innamorata, dovrei fare un unboxing made in Italy senza prodotti, solo con le confezioni, soltanto per ricordarci ancora una volta, wow, che belli packaging. Dovremmo dividerli in due unboxing diversi, uno per i prodotti, uno per le confezioni. Detto questo, grazie ancora Leonardo Officina Italiana, link in descrizione, e passiamo a quello che è l'ultimo pacco, l'ultimo pacchettino. È un salsicciotto che adesso andrò a infilzare e poi lo metto sul barbecue. Questo
questo pacco ha una divertentissima storia e rompe quindi l'equilibrio faticosamente creato di questi unboxing made in Italy, perché dovete sapere che il buon Conrad è colui che si occupa della preproduzione di questi episodi. In buona sostanza, cosa fa il buon Conrad? Naviga il web, indaga, esplora, scava, approfondisce, trova questi prodotti incredibili e laddove possibile si mette in contatto con gli artigiani. Stavolta però questo prodotto viene da Etsy e quindi niente, io semplicemente me lo sono comprato su indicazione di Conrad. E quando poi improvvisamente mi è arrivata una mail da DHL dove mi chiedeva di pagare 23 euro di dogana, ho capito che forse questo prodotto non era proprio made in Italy. Ed effettivamente anche Conrad ha constatato che sì, viene dalla Polonia. Non Conrad, cioè anche Conrad, ma anche questo prodotto. E quindi io credo che ci sia un inciucio dietro quest'ultimo prodotto dell'unboxing made in Italy, un qualche complotto instaurato da Conrad con la sua terra madre che ha fatto sì che niente, quest'ultimo prodotto non è made in Italy. Vabbè, ed eccolo qua, è un portapennelli. Siamo molto molto fortunati ad aver ricevuto dei pennelli da metterci dentro, no? Tra l'altro io non vorrei dire, sembra una coincidenza troppo strana, ma verde rosa è un abbinamento proprio incredibile. Ma di che stiamo parlando? Bam, capolavoro. Poi prendi i bordi, li metti sotto così non si rovinano e lo richiudi, giri, incastri, voilà, che bello. Bugs Nasty, i creatori di questo portapennelli, sono di Varsavia in Polonia. Ora devo ammettere che l'intento di questi video era promuovere l'artigianato italiano, ma non è che noi schifiamo e sputiamo sull'artigianato europeo, anzi io sono anche quasi contenta, al di là della dogana, di avere qua un pezzo originale realizzato da dei bravissimi artigiani appunto internazionali. E quindi, vista anche la difficoltà che spesso io e Conrad facciamo nel trovare appunto dei prodotti italiani, perché escludere la possibilità di portare qui da noi anche un po' di creazioni di artisti internazionali? Anche perché ve lo devo dire, il motivo per cui sono così dilazionati nel tempo questi video, anche perché è veramente difficile trovare artigiani che si mettono in gioco. E quindi, che ne pensate? Fatemi sapere. Grazie agli amici di Bugs Nasty che hanno preso parte a questo video e soprattutto grazie a voi che avete deciso di guardarlo e grazie a chi deciderà di supportare le piccole imprese, le realtà artigiane che ci sono nel nostro paese, magari approfittandone per fare un bel regalo di Natale, una dedica personalizzata o un pensiero per qualcuno che si è fatto proprio su misura per lui. Io vi ringrazio ancora una volta per aver visto questo video e seguire questa serie con così tanto entusiasmo. Vi ricordo ancora una volta che trovate tutti i link dei prodotti che vi ho mostrato qua sotto in descrizione e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Io vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao!